Ciao a tutti e benvenuti finalmente a questo nuovo capitolo delle Cronache di Tre. Se vi siete persi i precedenti capitoli e volete capirci qualcosa, vi consiglio di andare qui sopra le schede per potervi andare a vedere la precedente saga e il precedente capitolo. Vi ricordo inoltre che questa è una storia ancora in fase di scrittura, quindi se volete darmi idee, consigli e cose così, potete sempre scrivermelo qui sotto tra i commenti, in modo tale che così farete anche voi parte del processo di creazione. Ora, basta chiacchiere, cominciamo subito e vai con la sigla! Scusi, posso farle una domanda? Non ricevendo alcuna risposta, Arya scucì parte degli stracci che componevano il suo vestito mettendo in mostra una prominente scollatura, ma neanche questo espediente riuscì ad attirare l'attenzione dell'uomo, facendo infuriare sempre più la giovane che cominciò ad imprecare. In quel momento i clienti del bar si voltarono verso di lei scocciati e borbottarono di fare silenzio. «Perché state tutti a casciare sul pavimento?» domandò furiosa Arya. «Non mi interessano più le vostre vite e le vostre famiglie? Che razza di uomini siete diventati?» A quel punto il barista alzò la testa. Un lampo di nostalgia illuminò i suoi occhi. «Non so», guaì per poi accasciarsi quasi avesse fatto uno sforzo titanico. Ma una voce affannata intervenne dicendo di lasciarli tranquilli. Arya si girò di scatto e vide un'anziana signora piantata all'entrata del bar. Lo sguardo era accigliato e molto provato, la fronte era sudata e le gambe erano leggermente tremanti, quasi fosse troppo il peso che dovesse sopportare. «Si sente bene, signora?» chiese preoccupata Arya. «Ragazza, vedi qualcuno che sta bene qui intorno?» controbatté l'anziana signora. «Tu stessa stai iniziando a dare segni di cedimento. Guarda le tue gambe, sono sul punto di arrendersi». Detto questo, uscì dal locale, facendole cenno di seguirla con la mano. Arrivati fuori, col dito tremolante, indicò una flebile luce nel cielo oscurata da una coperta di nuvole, come se anche il sole fosse stato colpito dalla stanchezza di quella città. La signora raccontò che erano mesi che non vedevano più la luce del sole, ed era per questo che gli abitanti erano ridotti così. Arya le fece notare che lei era ancora in piedi e chiese come fosse possibile. «Sono ancora in piedi perché c'è qualcosa che devo portare a termine a tutti i costi». «Di cosa si tratta?» domandò incuriosita Arya. «Che troppe domande, ragazzina. Adesso che hai capito perché le persone stanno così male, puoi levarti dai piedi prima che l'assenza del sole tolga la vitalità anche a te». Stupita dalla risposta, Arya si voltò e se ne andò stizzita verso il centro della città. Durante la camminata cominciò a sentirsi un po' affannata e iniziò a tirare occhiate nervose verso la flebile luce in cielo. Non riusciva a capacitarsi che la semplice mancanza del sole potesse provocare tutti quei problemi. Pensò che anche a Dread a volte il sole scompariva dietro le nuvole per settimane, ma di certo non andava a generare quel terribile spettacolo che gli si stagliava davanti agli occhi. Distese di persone mezze morte contornavano il panorama urbano. Arya camminava cautamente cercando di non disturbare il loro riposo, ma anche lei cominciava a sentire sempre più il richiamo del terreno. Le sembrava sempre più soffice e la strada dinanzi a lei sempre più inutile e vana. Gli occhi gli si stavano per chiudere, quando una forza interiore le diede una rinnovata energia che le fece tornare la voglia di riprendere il cammino. Nel frattempo, qualche metro più giù, Alex cominciò a chiedersi se dovevano fare qualcosa, ma l'amico lo zittì, coprendosi il volto col grosso cappello che lo contraddistingueva e sistemandosi la sacca che conteneva la sua poca roba a mo' di cuscino, dicendo che già si stava impegnando. «Non possiamo lasciare Arya da sola», ribatté Alex. «Ha bisogno di noi». «Non ho certo l'intenzione di fermarti. Anzi, vattene che mi stai dormendo troppo vicino». Alex si alzò a fatica, barcollò un po' e se ne andò spazientito. Cominciò a camminare per le vie spente e desolate della città, avvicinandosi alle persone per vedere se fossero coscienti o chiuse nei loro pensieri. Una di queste era adagiata su un balcone, dove da sotto si notava solo una gamba penzolante che sporgeva dalla ringhiera. Un'altra era sdraiata in una pozzanghera, un'altra ancora
era adagiata sanguinante su quella che probabilmente in passato era una siepe, ma che ormai era solo un insieme di rametti secchi che gli scorticavano la pelle lasciando solchi insanguinati, eppure questi non tradiva dolore se non attraverso una leggera contrattura del sopracciglio. Bene, il capitolo finisce qui. Mi raccomando, se il capitolo vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividetelo in giro in modo tale che tutti possano seguire la mia storia. Vi ricordo che se avete qualche idea di come può continuare la storia, eccetera, eccetera, scrivetemi tutto qui sotto, consigli quello che vi pare, iscrivetevi, attivate queste campanelle che senza campanelle sembra che non si può vivere più su YouTube e ci vediamo, spero, il più presto possibile con un nuovo capitolo delle Cronache di Tre. Ciao a tutti!